Sicuramente a Roma era l'unico che girava una testa così. Poi questo cappellino suo che porta dietro non è un atteggiamento da regista, non è una music oggi che fa il regista, risale da sempre. Quando ero giovane, che facevo lo sceneggiatore, ancora facevo solo anche il giornalista, e arrivavo in un teatro di posa, mica capivo bene cosa faceva il regista. Vedevo uno così attorniato da un formicolio di gente tra il servile e anche lo spaventato. Vedevo un tipo che fumava molto, con una visieretta, con dei fischietti, delle lucette, delle lenti attaccate al collo, che qualche volta urlava. Non riusciva a capire bene quale fosse la sua vera attività. Non capiva bene che cosa faceva il regista. Già stava collaborando a delle sceneggiature con Bonnard, Fabrizi, vicino a Rossellini, ma sognava di fare una sceneggiatura tutta sua, di diventare un grande sceneggiatore e anche qualche ambizione da attore, voleva anche lui diventare un attore, o ripiegando anche un regista. Ecco. Guardate di Pietro Massimo, guardate tra di voi. Guardate qua la mano, tutti a guardare sopra ora, guardate sopra. Guardate tra di voi, guardate in faccia, un po' il naso. Senza ridere, riguardate qui. Farai col plebe. Guardate qua. Apritevi tutto. Il film, insomma, è come... c'ha tante fasi di essere se stesso, hai capito? Ce n'è in Moviola, quando al primo montaggio, il film c'ha ancora un suo carattere, così ancora un pochino rozzo, aggressivo, con delle ridondanze, però ha un suo aspetto. È una persona fatta in un certo modo, che tu pensi che migliorerà. Poi lo vide anche sorridere, sembrava divertirsi. Poi però mi parve che tendesse a impallarsi dietro la macchina da presa. Io cercavo il suo sguardo, che era una specie di appiglio telepatico per me, no? Per questa improvvisazione. Effettivamente io facevo un personaggio ignorante, una specie di bestia che si sentiva importante perché vestiva da sceicco ed era... Forse io un pirata. E mi sa che tu una sirena. Bambino, paura? No. Allora no. Perché no? Perché no? E allora perché mai chiuso? Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. No. Ma di che? Un po' il personaggio pubblico ormai è entrato nella categoria delle cameriere, eccetera, come il grande protagonista, il grande sceicco bianco. Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia. Davvero? È una storia lunga e subdola. Io amavo un'altra, Milena. Milena. Quanto era bella, Milena. Bella come te. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fiordo magico... Cosa? Un fiordo. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa. Scomparsa? Forse morta. Morta? Valla a sapere.
Povera Milena, un filtro magico. Non pensiamoci più. Mica credi degna del tuo amore. Oh sì. Dammi un bacio. Bacia. E dammi un bacio. Oddio mamma mia bella, ha detto. Agorda. Era un personaggio che io ho creato da esperienze di vita vissuta. Io ho vissuto, sono nato a Trastevere, perciò questi personaggi, questi tipi, questi bellocci che poi hanno militato nel giornale a fumetti, io li conoscevo. Fermi! Pronto. Io mi ero innamorata della sposina dello scerico bianco e chiesi a Federico perché non mi faceva fare quel ruolo. E lui pensò che non era assolutamente un ruolo adatto per me, forse per la faccia troppo spiritosa, gli occhi un pochino troppo... Oggi, questo detto fra parentesi, io sono convinta invece che gliel'avrei potuto fare bene la sposina. Oscar, il beduino crudele. Non c'è nessun segreto, non c'è nessuna ricetta da proporti. Credo che questo dipenda da un certo atteggiamento, da un certo tipo di attività. Se tu ti collochi in quella dimensione così fideistica, di attesa, di buona fiducia e quindi di disponibilità, credendo con tutte le tue forze che sei al centro di un posto, di un punto di attesa, sei al centro, a un nodo focale, a un punto nevralgico dove la tua cosa deve materializzarsi, se credi con tutte le forze o comunque fai tutti i passi necessari per collocarti in questa situazione, in questa dimensione, credo che lì poi le cose arrivano. Si tratta di riconoscere, infatti io non ho tanto la sensazione di cercare, quanto proprio di trovare. Quando feci Vitelloni a Venezia, sai, Sordi e Interlenghi erano i due conosciuti, erano proprio loro. Finito il film, ci fu una prima proiezione privata in uno stabilimento di sviluppo e stampa da Catalucci a Porta San Paolo, dove c'erano tutti gli addetti ai lavori, produttori, distributori, giornalisti, critici, attori. E fu una cosa di uno squallore tale. Finì il film, un silenzio di tomba. Si accesero le luci e tutti guadagnavano l'uscita frettolosamente. Qualche sguardo buttato lì come per dire ce l'aspettavamo, che hanno rifatto un'altra fregnaccia. Gli unici eravamo io e Federico a non capire la disapprovazione di quelli. E anche da quegli amici che noi ci aspettavamo un bravo, che ci dicessero, beh, vabbè, coraggio, la importanza di queste cose, niente, neanche una parola. Rimanemmo soli io e Federico, uscimmo dallo stabilimento, ci sedemmo sul marciapiede, cosa che era solito fare, che ci sedevamo sempre. Guardavamo così nel vuoto e non sapevamo se piangere dalla rabbia oppure farci una grande risata come due matti. Mi sembra che tu hai fatto una cosa bellissima, è un bellissimo film. Ma, dico, l'hai visti quelli? L'hai sentiti quelli? Forse mi sbaglio. Ah, sai a chi somiglia Leopoldo? Ci siamo divertiti da morire. Oltretutto dovevamo seguire Sordi, Alberto Sordi che faceva teatro con Wanda Osiris. Quindi il film è stato fatto in due tempi. Prima, quando lui stava a Roma, abbiamo girato a Roma e dintorni, tipo Viterbo, così. Poi lui è andato a Firenze e abbiamo girato a Firenze. Poi ci siamo interrotti e poi abbiamo ripreso. Il film non finiva mai. Ogni giorno c'era la lettera del produttore che invitava il regista a finire, se no avrebbe chiuso tutto il movimento amministrativo.
forse questo carattere, questa personalità me l'aveva dato Fellini, questa sicurezza un po'. Portarono il film a Venezia, ma non lo portarono al festival. Fecero una proiezione a Mestre per gli operai, perché avevano anche paura, siccome c'era quella scherzosa scena mia, lavoratori e queste cose, avevano paura di una reazione violenta anche da... E invece non capiscono questi cervelloni che hanno più spirito i lavoratori che loro, che sono privi assolutamente gli intellettuali di spirito. Delle risate straordinarie e il successo unanime proprio del pubblico. Così lo portarono al Festival di Venezia e dai Vitelloni cominciò la nostra carriera. Qualcuno un giorno ha detto così, allora tutti l'alter ego. È una cosa pure noiosa, scocciante. Scoccia Federico, secondo me scoccia anche me, nel senso che alla fine che vuol dire? Insomma? Io sono stato chiamato da Fellini per rappresentarlo perché chissà, perché lui avrà trovato in me quelle qualità che servivano a lui, cioè uno che crede di capirlo, ecco, abbastanza rapidamente. Quando vedi il tuo film soltanto con la colonna doppiata, dopo l'operazione del doppiaggio, con questa rarefazione dei suoni, cioè senza la musica, con le porte che si aprono silenziosamente, gli attori che camminano senza fare rumore sul pavimento. Muto col dialogo soltanto. Sì. Ha un altro carattere, un altro tipo di seduzione e quindi un altro ritmo. È la prima volta che ho lavorato con il ragionante La Dolce Vita e giravo una scena con Magali, il padre Marcello. Alla fine della giornata ho detto non capirò mai quello che vuoi questo regista, non capisco, non niente, io ero persa. E non ho più girato per qualche giorno, questo, non ho più girato. Mi sono venuta ogni giorno sul set e non so che è successo. E lì dove è un mago. La scena dopo che ho dovuto fare non mi ha spiegato niente, ho vissuto con loro, capisci? Sono arrivata per la scena e ero, come si dice, come un mago, un sorcelletto. Marcello, mi sposeresti tu? E tu? Ah, io sì. Sono innamorata di te, Marcello. Ma da quando? Ascolta. Sai che cos'è questo rumore? Non lo so. E adesso indovina, eh? Un bacio? Per te, Marcello. E allora, mi sposeresti? O hai paura di rispondere? Ma perché mi fai questa domanda? Sei un po' ubriaca, eh? Un po' così. Mago, io lo conosco abbastanza credo, per poterlo, ecco, rappresentare sullo schermo. Devo dire che forse anche un suo atto di modestia, perché quando mi chiamò la prima volta mi disse che voleva una faccia qualunque, mentre gli volevano dare Paul Newman, quindi forse chissà. Per lui era più garbato servirsi di un attore non sensazionale per essere rappresentato da lui, ecco. Quando ho lavorato con Federico, è lì dove ho capito che mi piaceva fare l'attrice, perché fare un film con Federico non è fare l'attrice,
è un modo di vivere. Non avevo pratica di questa dolce vita di cui si parlava a Roma, non lo so, perché ho fatto sempre una vita, direi, piuttosto da piccolo borghese, quindi non ero introdotto in certe sfere, in certi mondi. Se ci fosse veramente, non lo so neanche, io non gliel'ho mai chiesto a Federico. Secondo la mia tecnica non bisogna mai chiedere niente. Però io l'ho vissuta la dolce vita, l'ho vissuta durante la lavorazione del film, ma questo sì, perché non credevo di stare a lavorare, ecco. Io ho vissuto proprio circa 6 mesi di totale abbandono, di felicità completa. La dolce vita era anche una cosa molto di gioia. Non sapeva, non pensava che poteva essere un successo così grande. È arrivato in questo momento il produttore cinematografico Totò Scalise, è vero, che ha scritturato la diva per una grande coproduzione, diciamo così, storica, che sarà girata a colori e tecnirama in Ma che? Quella svedese? Mamma mia, mamma, fate vedere che se no stanotte ammazzo di voi! Evviva la Svezia! Viene offerta in questo momento alla splendida attrice svedese. Scoprendo una magnifica dentatura, la bellissima Silvia dà un morso al tipico e gustoso prodotto italiano, è vero, che nei suoi vivaci colori e nel suo profumo sembra... Ciao, Marce. Ancora! Bella bisteccona, eh? Dai, un altro Ecco il produttore Scalise che accompagna la diva verso la dogana. Una folla di ammiratori in attesa e votata in Io fui chiamato da Fellini per fare La dolce vita sulla spiaggia di Fregene, a incontrarlo, e lui mi disse, ero molto emozionato, io andai anche con il mio avvocato, e per darmi un tono. Lui mi disse, cioè il produttore vuole Paul Newman è troppo importante, io ho bisogno di una faccia qualsiasi. E che mi mise subito un pochino in imbarazzo, cioè c'era aggressività in lui, voleva così, un pochino forse, non lo so, che non mi montassi la testa, umiliarmi un po'. E disse, sì, ma di fatti è vero, io non ho una faccia eccezionale, sono contento. E per darmi un po' di tono, anche perché io mi consideravo un attore di teatro, un professionista serio, eccetera, sì, mi piacerebbe dare un'occhiata al copione, comunque per curiosità. E lui chiamò Ennio Flaiano, che era seduto sotto un ombrellone, e disse, vieni che Marcello vuole leggere il copione. E Flaiano arrivò con una cartella con dei fogli in bianco, solo su uno c'era disegnato da lui, da Fellini stesso, un uomo con un grosso fallo che navigava in mezzo al mare, che nuotava. Questo fallo arrivava fino sul fondo del mare e attorno c'era una sorta di danza di sirene che gli giravano attorno. Io credo di essere diventato rosso, verde, giallo dall'imbarazzo e così riprendendo mi dice sì, è molto interessante, mi pare, sì, il tema mi affascina e così fui scritturato. Questo baraccone di qua e di là, la zatterona come diciamo noi, una notte da una parte, una notte dall'altra, tutte queste immagini, queste figure, questi tipi, questi caratteri, c'era un calderone proprio bello, pieno di cose la dolce vita. Io ci ho sguazzato dentro come se fossi realmente stato uno di quegli eroi immaginati da Fellini o osservati da Fellini e quindi riportati sullo schermo.
rapporto con Federico era una cosa stupenda. Abbiamo avuto sempre un dialogo molto aperto quando giravamo insieme, che lui spiegava più o meno come pensava, perché poi lui non aveva mai scritto niente nella testa sua e qualche appunti e così via, no? Poi discuteva apertamente con me dicendo che a me mi pensa che una scena può essere bene così, tu che ne dici? Marcello, come here! Hurry up! Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. È stata la mia vacanza più bella ancora di quando andai a fare i campeggi con Barilla. No, senza nessuna nostalgia. No, anzi di quel periodo c'ho nostalgia, ma di me bambino al campeggio, anche perché erano l'unica vacanza che si potevano fare, mi pareva chissà che andare a fare il campeggio. Dopo ho avuto la dolce vita e le emozioni che ho provato nella dolce vita non le ho provate mai più dopo. Una volta si diceva qual è il giorno più bello? Quello della prima comunione. No. La lavorazione della dolce vita. Quando poi lo vedi soltanto con la musica, ti sembra che il film così sarebbe perfetto. Immagine e musica, che secondo me è l'espressione più autentica del cinema. Ah, ecco, queste sono le foto del film Cabiria. François Perrier è stato il partner di Giulietta Masina nelle Notti di Cabiria, uno dei 4 premi Oscar di Federico Fellini. Quella lavorazione per me è un ricordo straordinario. Mi ricordo dell'ultima scena nella quale io faccio la parte di un immondo mascalzone in questo film, il quale alla fine cercava di rubare i risparmi di questa povera Cabiria che aveva un cuore immenso. E nel momento in cui se ne rendeva conto, lei scoppiava in una rabbia tremenda e diceva per i soldi, per i soldi. E lo diceva in maniera molto aggressiva. Questa scena si svolgeva in riva a un lago, era un posto stupendo, e Giulietta, che ha un temperamento appassionato e per di più proveniva dalla strada in cui veramente aveva dimostrato tutta la sua bravura, aveva abbordato la scena in maniera assai violenta. L'avevamo girata un paio di volte e io vedevo Federico accanto alla macchina da presa che faceva... Ovviamente questo non era molto gentile e improvvisamente Giulietta si è infuriata terribilmente, siccome, sì, dato che erano marito e moglie, la cosa stava prendendo la piega di una scenata coniugale. Allora lui mi fa, sì, dice, mi scuso con te. E io, ma figurati, anch'io sono sposato con un'attrice. A quell'epoca ero sposato con un'attrice. E poi dico, sì, conosco il problema, è una cosa assolutamente normale. E lui mi dice, sì, è vero, ma intanto guardava l'ora. E mi fa, non potresti andare da lei a raccontarle che sei sposato con un'attrice e che quando si è sposati con un'attrice qualche volta è difficile? Perché penso che questo la calmerebbe. E adesso si sta facendo tardi, bisogna proprio che la scena si faccia. Sono andato da lei, le ho raccontato questa storia, lei ha sorriso, ha capito benissimo che la cosa veniva da lui, ha sorriso e poi è ritornata e ha girato in maniera meravigliosa la scena che avete potuto vedere nel film. Cioè io non posso sentirmi toccare i capelli, mi voglio pettinare da sola, sbagliando perché a volte mi rigonfio troppo, forse per un complesso che ho di essere molto piccola e allora penso che il capello molto gonfiato mi innalzi di qualche centimetro. E invece Federico mi vedrebbe sempre con il capello molto attaccato alla testa, tant'è vero che ogni volta che io mi presentavo sul set pronta per girare, la prima cosa che lui faceva mi dava una bella, non botta nel senso di farmi male, una bella pacca sulla testa. E allora già cominciava lì una mia posizione di difesa. Però, come ripeto, queste sono tutte cose che io ricordo in una maniera, in una maniera veramente scherzosa, scusandomi, proprio per scusarmi con Federico. All'episodio mi era stato ispirato da un fantastico, favoloso personaggio che ho conosciuto molti anni fa. Era un infermiere del San Giacomo. Una notte, uscendo per strada, vede in terra una figura immobile.
la solleva per portarla nell'interno e questo disgraziato gli muore sulle spalle. Prima di morire sembra che gli avesse detto che da quella notte, per ogni notte, lui avrebbe dovuto portare aiuto tutti i diseredati, gli abbandonati. L'ex infermiere si era dedicato a questa missione filantropica. Raggiungeva questi poveretti nei punti più strani della città e distribuiva tutti i cibi e indumenti che teneva in un sacco, e da qui il nome, l'uomo del sacco. Anche tu abiti qui alle grotte? Non ti avevo mai vista. Ma io c'ho casa mia. Gorgiano? Gorgiano? Sono io, vieni su. Come stai? Come vai? Non c'è male, grazie signore, grazie. E Pietro dov'è? Dorme? L'hanno portato all'ospedale da 2 giorni. Mi hanno detto che sta molto male. E tu di che cosa hai bisogno? Quello che vuole, grazie signore. No, ecco qui la coperta. Ti va bene? Ma Pietro, in che ospedale lo hanno portato? No, fate bene, fratelli. Va bene. Vuol dire che se ho tempo lo vado a trovare. Ciao. Io sono stato con lui un paio di notte e ho visto cose da favola. Sollevava le grate di certi tombini dove i passari ci fossero soltanto fango, topi, e ci trovavi una vecchietta che dormiva. Ma chi è quello? Sono stato poi nei corridoi di un sontuoso palazzo di Via del Corso. Ma che è? Qualche ente di beneficenza? Beh, Ho lì, detto a te. buttati in terra, c'erano dei vagabondi che dormivano fino alle 5 del mattino, che li faceva entrare di nascosto e guardavano di notte. La posso aiutare? No, grazie. Dove va dopo? Torna a Roma? Sì. Me lo dà un passaggio con la sua macchina? Eh? Sì, dopo. Elsa? Elsa? Oh, vedi che c'è? Sei venuto pure oggi e io che ti aspettavo per quest'altro sabato. Caro, che caro che sei. Pensavo proprio ieri, è venuto mercoledì e siccome viene ogni 9-10 giorni, beh, pensavo si farà rivedere sabato. A bomba! Ma io questa la conosco. A bomba, ma tu qua stai? Beh, magari ci avessi quello che c'avevo una volta, un appartamento a Roma, un appartamento a Ostia, mi riempivano dei regali, i soldi in banca, i gioielli, l'oro, 5 chili d'oro c'avevo. Mica dice bugie, sa? Adesso chi lo crederebbe? Ma questa ai tempi suoi, qua manco mi fanno pettinare. Ma se mi metto la camicetta un po' scollata e gli orecchini bianchi, allora... Su, vieni qui, Elsa. Prego. E l'uomo del sacco conosceva tutti questi posti. E questo è A solo uno per me, faceva non glielo do un'iniezione, un agli altro dava altri. da mangiare. Che lo nascondo. E quello con la cioccolata e i pinoli. Ammappeli quanti pinoli, fare una pioggia. Oh, caro, grazie, sai, grazie. Tu no, basta, ciao. E quando torni adesso, Quando torni? Io, Elsa. Che il Signore ti protegga dal male, figlio mio. Di conto che mi è un po' difficile cercare di individuare, ricordare quali sono i motivi che decidono un taglio, uno snellimento, un accorciamento. Perché si taglia allora? Ma forse per un'antica soggezione verso il produttore. In generale, qualunque film è sempre lungo. Tutti dicono qui, bello, ma qui, guarda, io fossi in te. Certo che ce ne stanno dei morti di fame a Roma, Non quanti ne bastano, purtroppo. Ma di giorno non sarebbe uguale. No. Di giorno questa povera gente va in giro. E come li troverei? Ma guarda un po'. Pure io sto fuori la notte, a lei non l'ho incontrata mai. Ma come le è venuto in mente di
Di fare, sì, insomma, da fare questo mestiere? Non lo so nemmeno io. Così, un po' per volta. Ecco, sei arrivata. Là c'è il tuo tram. Abiti lontano? Al 19° chilometro sulla strada di Ostia. Come ti chiami? Maria Ceccarelli. Sei sola? Mio padre e mia madre sono morti quando ero ragazzina. Io sono venuta a Roma dopo. Beh, adesso vai a dormire, poverina. Allora io... Arrivederci. Cosa c'è, dimmi? Grazie. Grazie di tutto. Questa macchinetta ha proprio, in un certo senso, va al di là del suo valore tecnico di semplice attaccatrice della pellicola, perché ha permesso anche un tipo di montaggio molto più disinvolto. E l'invenzione di questa macchinetta si deve al fatto che Catozzo aveva una tremenda allergia all'acetone, sai quella sostanza che serve per attaccare proprio i pezzi di pellicola? Beh, a Catozzo gli cadevano i peli delle sopracciglia, gli si accartocciavano le orecchie. E allora ha inventato questa macchinetta che è l'uovo di Colombo. Ha pensato che invece di usare quel nefasto acetone, bastava unire i bordi dei due tronconi della pellicola con un pezzettino di scotch, saldarli insieme e il gioco era fatto. Giulietta degli Spiriti, specialmente i 2/3 del film, quello, diciamo, i primi 2/3 del film, sempre diretta da Federico, forse glielo rifarei molto meglio, perché purtroppo l'ho capito dopo. Pensavo che il personaggio di Giulietta fosse visto da un'angolatura e in una posizione, la crisi di Giulietta, proprio i sentimenti di Giulietta, lei com'era, era vista da una posizione prettamente maschile. E invece io avrei voluto tirare acqua al mulino femminista pur non essendola. Invece l'ultima parte di Giulietta, ecco, la potrei rifare ancora oggi, così come l'ho fatta, e penso che a Federico sia costato meno fatica dirigermi in quella parte lì, perché lì c'era da piangere e a me, quando c'è da piangere, mi si invita proprio a una festa. Ma Sandrocchia è sempre dentro di me. Voglio dire, non è che l'ho buttata. No, assolutamente. Sandrocchia c'è perché è piena di vitalità, anche di candore, se vuoi. È quello che poi ha fatto dire per tanti anni alla gente, o mi ha fatto definire come una svampita. Era anche il sogno, in qualche modo forse anche la trasgressione, innocente, cattolica, capito? Quindi limitata come trasgressione, e per cui è anche simpatica e anche da amare. Anch'io l'ho amata Sandrocchia, non dico che l'ho buttata, tutt'altro. Continuo a amarla, però è come la bambina che è in me, no? E che rimane, persiste. Io credo moltissimo nel doppiaggio. Credo che il doppiaggio è un'operazione altrettanto creativa della composizione dell'immagine, dell'aspetto figurativo del film. Per esempio, se girassi in presa diretta, certe volte i rumori veri, cioè il passo, lo scalpiccio, i rumori di una porta che si chiude,
possono essere non disturbanti, perché un rumore talmente ovvio come quello di una porta che si chiude, di uno attore che cammina, lo spettatore lo aggiunge, lo sente anche se non c'è, mentre invece sentendolo veramente può crearsi come una stonatura, un rumore inutile nell'ordito musicale del racconto. Io dovrei raccontare quale sistema, quale metodo Fellini usa con gli attori o viceversa, qual è il nostro metodo quando lavoriamo con Fellini. Non è mica facile. Cioè, in sostanza è abbastanza semplice. Se però si è disposti così a abbandonarsi un po' nelle mani di Fellini, che non vuole apparire qualcosa di speciale o di originale, cioè dargli totale credito e ascoltare i suoi suggerimenti, cosa che poi si fa con tutti i registi, con una differenza forse che con Fellini questa leggenda che non c'è il copione, che gli attori non sanno che cosa fanno, perché dicono quella battuta, perché guardano lassù. Questo dipende secondo me dalla qualità, lo dico senza nessuna presunzione, dell'attore, o per essere più esatti forse dalla complicità che questo attore ha con il suo regista, con Fellini. Almeno per me è anche l'attore o il non attore, comunque la creatura umana che incarna quel personaggio, che rappresenta quel personaggio, a cui è chiesto di simboleggiare il personaggio, a mio avviso rappresenta anche qualcosa di più misterioso. È veramente, per me, è il personaggio. Io veramente ero venuto qua per fare il musicista, ma appena che Federico Fellini mi ha visto ha detto no, questo è un bel marinaio. Mi ha messo a fare il facchino. Mi ha visto, ha detto ecco un mozzo. A me mi ha messo a fare l'operatore. Io, contadina. La contadina. Contadina. Mi ha messo a fare cosa, mi ha messo. Cosa che con Federico, nei suoi film, per esempio, in Ottileso, La Dolce Vita, c'era tante donne. Sai che tutto è andato benissimo, voglio dire, non c'era gelosia o non so questi cose, tutto andava bene, tutto era contenta, e il tuo trucco è bene, i tuoi capelli sono così, e tutto era così, e questo è Federico, questa è la sua maniera straordinaria, è un mago. Ma tu lo sai, è un mago. Soprattutto l'atmosfera era straordinaria. Fellini viveva sicuramente uno dei momenti più magici e creativi della sua vita. Eravamo tutti soggiogati da lui, era come una specie di campo magnetico irresistibile. Chissà, forse perché era talmente felice dentro. Mi ricordo che un giorno, durante una pausa della lavorazione del film, si guardò intorno e disse: che strano giorno, sembra Pasqua. È vero, questa era l'atmosfera, ma io credo che per me un'esperienza del genere sarà irripetibile. Con Fellini praticamente ci sono due casi diciamo, sì, due casi di attori, di interpreti. L'uno, quello direi più frequente in Fellini, è l'uso di attori, di facce soprattutto, perché il cinema di Fellini punta molto sulle facce, sul carattere, insomma.
e quindi infischiandosene spesso della qualità anche dell'attore. Difatti è un regista che adora i guitti, adora i tipi curiosi, bizzarri, i cui tratti somatici rappresentano per lui, arriverei a dire in certi casi addirittura delle maschere. Ed è chiaro che questo tipo di attore non è consapevole di quello che sta facendo, si lascia usare, si lascia violentare da Fellini. Dipendo molto da loro, non soltanto sì. nel set, che lì sono loro Sì. che dipendono da me, dentro il quadro, l'inquadratura, ma in quello che viene fuori dal set. Mi incuriosisce vedere con che automobili arrivano, chi hanno sposato. Quindi ho sempre scelto in funzione dell'espressione di un volto, di un modo di guardare, anche certi difetti di pronuncia, certe timidezze. Se poi questo volto appartiene a un attore, tanto meglio. Ma se questa faccia che mi ha entusiasmato è la faccia di qualcuno che non sa proprio gestirla in nessuna maniera, è lo stesso. E il risultato poi è sempre stupefacente. Il personaggio è quello che ha voluto completamente Federico. Lui è così strict, è così, sa così le cose, che è impossibile di louvoyer. E all'inizio forse facevo un po' troppo di xixi e lui mi ha detto: ma non dimenticare, tu devi stare di marmo, cioè il Celerone di marmo. A Marco aveva un altro stile di Celerone. Era una grossa, come dice in italiano, la dinde? Il tacchino. Il tacchino, una tacchina. Era proprio un Celerone di tacchina. Quello che è bello con lui di recitare, che ogni volta ti fa cambiare completamente di personalità con il trucco, d'abord, prima con il trucco e poi con il maniera di recitare, di stare. E io credo che lui Federico prende il piacere grande come il nostro, insomma, di giocare a questo. Buongiorno signora, come sta? Bene, lei? Bene in carne questi serbi erano, Ecco, ma non ti avevo detto l'altro giorno di tagliare questo pezzettino qui di sopracciglia? Sì, sì. Perché lei è una bella facciona paciosa, ma se gli facciamo queste ciglia da diavoletto un po', viene meglio, vedi, così? Sì. Certo, ma poi non lo fai. No, vabbè, devo chiederlo a lei. Volevo vedere una cosa, scusa un momentino. Ecco, vedi, no, scusa, ti volevo fare una cosa. Lei avrà una parrucca lunga, mi sembra, l'ha detto Pierino, no? Sì. Bisognerebbe... Ecco, la sopracciglia è soltanto così. Ma cosa scuriosate? E la bocca, se poi rimpicciolire, che le dà più un'espressione da bambinone, con questo segnetto, un bel neopato. Te lo ricordi? E lo zio Matto? Lo riconoscete? Altro personaggio indimenticabile di Amma. Lo zio Matto, che cos'è? È un personaggio delizioso, ma il merito va a Federico Fellini. Perché va a lui? Perché è uno che ti dirige in un modo che anche se sei una brocca, tu devi risultare. Anche se non apri bocca, devi risultare. Poi se tu ti immedesimi di quello che vuole Fellini, se Fellini capisce che tu puoi dare, ti spreme al punto che ti viene fuori un personaggio poi delizioso. Io non ero cosciente di quello che facevo onestamente, mi sono reso conto dopo. Interpretare un matto non è che sia tanto facile, tranne che non è comico, allora tu incominci a fare, diventa una pagliata. No, là era vero.
Cioè, voleva dire un matto non tanto matto poi, perché questo è uno che voleva una donna poi praticamente, no? E la cosa più che è rimasta impressa è voglio una donna, il famoso albero. E non è stato facile, devo dire, che Fellini, pur inculcandomi, raccontandomi delle storie di questo zio, io mi buttavo sempre alla comicità. Dice no, guarda che le cose stanno così, tu devi fare così, così. Ci è voluto del tempo prima che entrassi nel personaggio io. Quindi lo zio Matto mi ha dato la possibilità di esprimermi in un ruolo insolito, mentre io ho dato allo zio Matto quello che voleva lo zio Matto, praticamente quello che voleva Fellini. Tutte le leggende su Fellini che fa dire i numeri agli attori o li fa dire il Paternoster. Ridi, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Salvatore, mi dai sta battuta? E io gli dico, maestro, ma che dico? Quale battuta? Ma di quelle che vuoi, ma di dei numeri, di qualche cosa. Io do giù 13, 77, 97, 44, 38, 49, 23, 37, 13. L'altro giorno il maestro Fellini mi disse di fare una parte, ma siccome non me la ricordavo, mi pregò di dire una poesia. Avevo davanti a me una attrice inglese che seriamente mi guardava e allora gliel'ho detto. Te l'hanno mai detto, bambino, che quando sei savio e obbediente, un angelo ti passa vicino, un angelo mite e splendente, e sei tutto raggiante sul viso e meriti il paradiso. Comunque, non siamo mica fratelli, eh? Fellini ci ha fatto fratelli. Io in generale non scelgo sul nome, cioè sull'aspetto stilistico di un attore. E devo dire che neanche confortato dalla bravura di un attore. Quello che è importante secondo me nel cinema, io sono uno che fa cinema, è proprio la faccia, cioè l'attendibilità, la credibilità o la curiosità che quella faccia può suscitare. Ora, in tutto questo c'è poco di professionale, con un attore americano sarebbe impossibile. Ci riusciamo noi, attori forse italiani o europei, ma no, italiani in particolare, perché siamo anche più simpaticamente cialtroni, poi ci piace il rischio, l'avventura, non abbiamo quel tipo di professionalità quasi ottusa che hanno gli anglosassoni. Ci piace giocare. Ah, questo era un breve episodio, uno scherzo al caffè fatto a un cinese. Ecco, questo è il caffè, una di quelle giornate vuote, carica di noia. E adesso a Nandino, al Pataca, gli viene l'idea di uno scherzo. Voi in Cina la nebbia ce l'avete? Sì, abbiamo nebbia, neve, pioggia, tutto. Voi gialla o è grigia come da noi? Grigia, sì, ma l'è tutta. Io non lo so mica se te mi dici la verità, ma chissà che cose strane succedono in Cina. E magari a te non me la vuoi dire. Dire, tu chiedi io dire. Per esempio, i bambini cinesi nascono di 9 mesi o prima? 9 mesi. Va piano, rifletti bene prima di rispondere. C'è un libro che dice che voi cinesi siete così piccoli perché nascete prima, è vero? Sbagliato, il libro è sbagliato. No, niente, sbagliato. Dice tutte le differenze che ci sono fra voi cinesi e noi. Voi i capelli lisci e noi ricci, vero? Voi gli occhi a mandorla e noi no. Non è così? Voi pelle gialla come merda e noi bianca. Vero? Voi siete senza ombelico e noi ce l'abbiamo. Sì, anche noi abbiamo ombelico. Ma non è vero. È vero. E io ti dico che sei un bugiardo. Sì, è vero. Beh, ma dici che c'ha l'ombelico. Che roba. Io ho... Adesso venga a vedere. Vieni a vedere. No, venga a vedere. Io... Avanti, tira via. Guarda, dai, togli ombelico. questa. Io toglio. Vero, ragazzi? Ora guarda. Ombelico. Dai, tira via. No, Dai. no, qui no. Ah, ma allora Qui non no. ce l'hai. Sì che ce Ma l'ho, allora qui non no. ce l'ha. Non toccare. Beh, allora se ce l'hai fallo vedere. Sì, Dai, pare. fallo vedere. Sì, pare. Dai, fallo vedere a Sì, tutti. vedere. Abbi coraggio. No, dai. Tira fuori. Piano. Fa vedere. No, Fa vedere. C'è. Dunque, vai. C'è qua. Ce l'hai. Sì. È vero.
Effettivamente ce l'ha. Un po' piccolo, ma ce l'ha. Questa è la sequenza della figlia del conte, quella che ha perso l'anello nel pozzo. Sì, me lo ricordo. Ecco, vede, quello lì che si vede laggiù è il camion dei pozzi neri. Il conte l'ha chiamato perché l'anello della figlia gli è caduto nel cabinetto. Vieni avanti, pistoni, avanti, ecco, adesso gira alla tua destra. Vieni avanti, fermati lì. Questa che sente è la colonna originale, eh? Alza la lampada, alza di più quella lampada. Alza la lampada. Ecco, si affacci, signor... Si affacci. Contessina. Dica la battuta. Mi raccomando, Cecchini, faccia del suo meglio. È un ricordo di famiglia. Carmela ci tiene tanto. Farà del mio meglio, signor. Stai ferma, tu non ti muovere, ferma così. Per me non c'è nessuna differenza tra l'odore e la puzza. Magari se ci insegnavano che l'odore era cattivo e la puzza no. Certo il mondo sarebbe andato tutto diversamente. Chissà perché c'è tanta cattiveria contro la merda. Eppure è un prodotto nostro, come i pensieri. No. In molte copie c'è questa sequenzina, molte copie che hanno anche circolato in Italia. Mi sembra invece che il distributore americano, quando ha visto il film, ha osservato che la sequenza era poco comprensibile. Sì, sembra che la fossa biologica, il pozzo nero, così come c'era da noi, non è conosciuto in America. Guardate tutti e due dentro al pozzo. Guardate dentro al pozzo. Dagli la mano, aiutalo a scendere, piano, piano. Va bene? Oggi poi questa impazienza ha raggiunto forme deliranti. La televisione con quell'affarettoli, col telecomando, che sta condizionando in modo nevrotico immense platee che mi pare riescono a seguire con difficoltà una storia, dei personaggi. E insomma questo mi pare un po' sconcertante, no? E allora Cecchini, questo anello? Niente da fare ancora, pazienza, che vuole. Scelgo. Certe volte io ho cominciato dei film con dei personaggi fondamentali nella storia che non ero riuscito ancora a incarnare, a definire, ad affidare a nessuno. Ho cominciato il film lo stesso, poi un giorno all'improvviso capita che quando meno me l'aspetto c'è qualcuno che nell'ora di pausa salgo, vado su nel mio appartamentino per la colazione e c'è quello che mi aspetta. Che l'ha detto Fellini che sono bravo, sono bravissimo dicendolo Fellini. Se non lo dice nessuno, sono nessuno. Mi ha detto guardale e sorridi, però non gli è andato, prima cosa non gli è andato subito bene, allora mi ha detto non sorridere, sorridi e ridi un po' come quando ci salutiamo. E così è andato subito bene. Fellini, pigliamo questo e portiamo là, inventa sul momento quello che... se no sarebbe troppo facile, tutto bello scritto, c'è tutto preparato, e allora il cinema è fatto così da 4 sardi. Col dottore da una strada esce fuori un porto di Napoli. Sono capace di vedere, non so, 500 persone per un personaggio. E devo dire che dalle incertezze, i soppesamenti, i contrasti, l'inaspettato, insomma, delle varie soluzioni, o la differenza, la diversità delle varie soluzioni, alla fine non è soltanto un perdita. Certo, può diventare anche una perdita di tempo sconsiderata, ma per me non mi pare di poterla giudicare così. Mi sembra che alla fine, proprio da questa ricerca, anche a tentoni, anche al buio, da lì nasce un avvicinamento, una chiarificazione, o comunque un itinerario labirintico che mi porta poi, anche costretto, perché poi a un certo momento il film deve cominciare, e poi decido il personaggio, cioè è
quella fantasia così che impalpabile, quella immagine impalpabile che viveva così nella sfera dell'immaginazione, con cui ho convissuto tutto il periodo della preparazione della storia, del soggetto, della sceneggiatura e poi tutto il periodo lungo in cui vado alla ricerca dell'incarnazione, cioè del tipo fisico che può far diventare plausibile, che può dare credibilità, voce, espressione, sguardi, tic, carne al tuo fantasmino. Poi quando la trovo, o credo di trovarla, mi rimane una specie di incantato e grato stupore e quindi una curiosità insaziabile, perché mi sembra proprio che è accaduto un miracolo, che alla fine questa cosa così evanescente, insomma, così diafana, così impalpabile, si è materializzata e quindi ho una curiosità enorme di sapere. 19 take 4. Ed ecco un altro autentico cittadino del cinema, l'attore hollywoodiano di origine canadese Donald Sutherland, protagonista di film come Mesh, A Venezia un dicembre rosso shocking, Il giorno della locusta, 900, Gente comune, La cruna del lago. Fellini lo prescelse, ancora non notissimo, per interpretare il suo Casanova al di fuori di ogni cliché convenzionale. Qui lo sorprendiamo in piena attività, mentre sta interpretando anche per noi, con divertita partecipazione, una specie di trascinante scena madre. Ricordo che stavo a Grand Hotel, che noi stavamo entrando lì per qualche motivo, non so quale, e non so perché ci eravamo incontrati. Potrebbe darsi che io stavo entrando e loro due stavano uscendo, potrebbe essere così, che loro stavano uscendo e io stavo su un gradino più sotto perché Dino è piuttosto basso e ci parlavamo con gli occhi allo stesso livello. E lui voleva Redford per la parte di Casanova. E io non so se sia stato soltanto per fargli dispetto o cosa, ma stava parlando e disse: chi pensi di prendere per la parte di Casanova? E Fellini si è voltato e mi ha guardato e ha detto: eccolo qui il mio Casanova. E Dino ha fatto: ah, così, ed è andata così. Sutherland, che si sottrae sistematicamente ad ogni occasione di confidenza televisiva, come questa, ha accettato di partecipare al programma soltanto in virtù del rapporto particolare, quasi religioso, che dice di avere con Fellini e col personaggio di Giacomo Casanova. Un atteggiamento, il suo, un modo di vivere, di affrontare il lavoro, che ci fornisce ancora un punto di vista delicato e insolito del difficile mestiere d'attore. Volevate sapere del mio rapporto con uno studio. Potrebbe darsi che sia perché io provengo dal teatro, non saprei, ma per me lo studio è necessario, perché è come un monastero, come Fellini verso la fine poteva... Noi non avevamo bisogno di dire mai niente, era come fare l'amore, era perfetto. Avevamo sempre un orgasmo nello stesso momento. Lui mi accennava semplicemente qualcosa e il piacere mi veniva non dal fare la cosa, ma dal vedere la soddisfazione nei suoi occhi perché io l'avevo fatta nel modo in cui lui l'aveva voluta. A casa mia tutti mi stavano abbandonando, tutti quelli che lavoravano per me se ne andarono. Mia moglie, il mio bambino è venuto e si è seduto sulle mie ginocchia mentre mi stavano truccando. Ho una fotografia di lui e Giannetto e Fabrizio Forte, sono seduti. Il mio bambino è seduto su e guarda il mio viso e piange a dirotto, piange da non credersi. Andavo a letto alle 8 di sera, mi alzavo alle 3 del mattino, facevo la mia ginnastica e poi correvo per quei 7 chilometri. E mia moglie alla fine ha detto: oh, no, basta, ne ho abbastanza, me ne vado. E diceva: non è possibile vivere con lui. E il mio amico che lavorava con me, che sta con me ancora oggi, disse: ti prego, vieni so che non lo puoi più sopportare, però vieni allo studio e dagli un'occhiata prima di andartene. E mia moglie conosceva mio padre, il quale è morto proprio 6 mesi fa, e mio padre era un
come si potrebbe chiamarlo per farvi capire? Era un vecchio molto scorbutico. E lei venne allo studio ed era a quel punto in Casanova dove io facevo il vecchio, dove lui era... Ricordo soltanto il suo naso e la sua bocca, però assomigliava a mia madre ma si comportava come mio padre. E lei lo ha guardato e ha incominciato a ridere e mi ha perdonato tutto. E da allora era stata sempre con me. Ma per me è stato il periodo più felice della mia vita. Avevo letto tutti i libri che lui aveva scritto. Le sue memorie, se ben ricordo, di queste vi erano 12 volumi. Ho letto le sue poesie e alcune delle sue critiche. E ho imparato altre cose. Cercavo di leggere tutto. In realtà non sapevo proprio niente, ma avevo solo acquisito queste cose. E poi Fellini disse: butta via tutto, te ne devi disfare. A me non interessa l'uomo storico, e che quello che gli interessava era la Roma di oggi. Questo è uno dei pochi episodi che sono raccontati anche nel libro delle memorie, perché tu sai che la maggior parte delle avventure che sono nel mio film non ci sono nelle memorie. La bambola meccanica, la gigantessa di Londra, la sfida amorosa nel palazzo romano dell'ambasciatore inglese e tante altre, quasi tutte sono state inventate in sceneggiatura, ma nessuno se ne è accorto. Il che vuol dire che queste famose memorie che tutti dicono di aver letto, in fondo lo hanno letto in pochi. Comunque non mi sembra di aver tradito il libro, perché sempre di invenzioni si tratta, in una vita che forse è stata tutta inventata. L'episodio che stai vedendo racconta di un viaggio in Turchia del nostro Giacomo alla corte di... adesso non mi ricordo più il nome. Ed è l'unico racconto in cui Casanova confessa un suo turbamento di tipo omosessuale. Resta incantato, affascinato dal principe che lo ospita e che a sua volta sembra innamorarsi di Casanova, ma vedrai il seguito. Ah no, questo me l'ero dimenticato. Avevo aggiunto una sequenzina nella quale si vedono alcuni guardiani corrotti che conducono Casanova a spiare nelle celle segrete dell'harem.
È un ballerino americano, poverino, che ci ha messo tanta di quella passione. Sapevo tutte le battute a memoria, le aveva anche imparate in italiano. E nel momento in cui ho deciso di non metterlo, sai, poi le cose che nel film non ci sono, la gente non lo sa, non le vede, non è che le richiede. È stato costruito un canale e il sontuoso zatterone che vedi scivolare sull'acqua è trainato da cavi, era trainato da cavi che si arrotolavano su degli enormi cilindri che funzionavano elettricamente, ma l'acqua spesso creava dei corticircuiti e si fermava tutto. E all'impianto scenografico che, come vedi, è imponente. E al lavoro enorme degli scenotecnici, alla cura che avevo messo nello scegliere ogni materiale, ceramiche, maioliche, mosaici. Pensa a quante nottate abbiamo passato nei prati freddi, umidi di Cinecittà. E poi riscaldare l'acqua ogni volta con le resistenze per convincere questa figurante a tuffarsi. Tutta questa fatica, la fatica non solo mia, la fatica di tutti. Improvvisamente, tac, 2 colpi di forbice. Poi dopo tanto tempo, sai, Casanova è stato un film che al solito è passato per le mani di 4-5 produttori. Poi sono venuti quelli dell'Universal, che erano i distributori americani, a vederlo e sono cominciati i primi commenti così un po' pesanti anche sulla scelta di Sutherland. Io ho scelto Sutherland proprio perché volevo uscire dal... Ecco, e questa qui c'è Stimolo. Fa la parte di Barberina, la governante, la cameriera della contessa, che è un'amante segreta di Casanova. I due si vedono in un atelier di una sarta ruffiana che gli affitta una stanzetta sul retro del laboratorio, dove hai visto quelle sartine che stavano ricamando una grande tovaglia sacra per un altare. Barberina viene a dire a Casanova che la sua padrona non può raggiungerlo, che è costretta a rimandare l'appuntamento d'amore perché il marito ha sospettato qualcosa e furiosamente con uno scudiscio l'ha colpita sulle spalle, sui fianchi. Ah, e lei, la Cesti Morgan, mi ha raccontato che quel seno così eccezionale le si è sviluppato in una notte, come in un racconto di fate. Aveva un gran raffreddore, un raffreddore ostinato che non guariva in nessun modo e un medico le ha consigliato di fare certe iniezioni. Lei l'ha fatte e nel giro di poche ore, nel giro di una notte, questo seno ha cominciato a crescere, a crescere, a crescere ed eccolo qua. Le prime proiezioni per gli americani già si svolgeva in un'atmosfera un pochino di sospetto, sembrava che avessi tradito un gran mito italiano, un mito così
dell'avventuriero baciato dalla fortuna, amato dalle donne, che avessi tradito anche me stesso, i Fellini della dolce vita, perché l'aspetto ghiotto dell'affare era Casanova, Fellini, Venezia, la dolce vita. Quindi uno spettacolone fastoso e festoso, un inno alla vita. Questa componente invece così un pochino spettrale, che era l'aspetto che più mi seduceva, la ragione vera per cui ho voluto fare il film, questa visione probabilmente ha sconcertato, ha deluso. Un po' come chi si aspettasse di essere invitato a chissà quale banchetto, a quale festa, e poi si ritrova fra fantasmi,